Andiamo avanti un pochino, poi ci sei? andiamo. Non è agevole, eh? No. Porta aperta. Ciao a tutti amici, oggi visitiamo una vecchia casa abbandonata da decenni con tante attrezzature per la produzione del vino. Siamo nelle campagne piemontesi e la casa è molto grande, molto bella, è una struttura in parte pericolante, quindi dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi. In tanti nei commenti scrivono sempre, fanno sempre commenti politici, bisognerebbe rivalorizzare, lasciamo l'Italia dove sono le autorità. Considerate che molti dei luoghi che visitiamo sono delle proprietà private, abbandonate, ma sono delle proprietà di privati. E molto spesso dietro ci sono anche delle storie, magari non so, contese ereditarie, o magari i privati semplicemente gli eredi non hanno le disponibilità economiche per riuscire a mantenere le strutture. A volte addirittura alcune strutture hanno dei problemi di rischio idrogeologico, quindi magari sono su delle linee di frana o magari mezze sprofondate, comunque con cedimenti strutturali tali da rendere praticamente impossibile il recupero. Quindi questo purtroppo succede, siamo in un paese a rischio idrogeologico molto elevato. Detto questo, venite con noi che vi facciamo vedere qualcosa di veramente molto bello, venite. Sono incastrato. Guarda che bello. Mi chiudi la porta. Sì. Qua evidentemente si faceva il vino. Guarda che bello. Vieni a vedere. Questi sono dei tini da vino, delle vasche, 1915, quindi ha più di 100 anni. Sembrano fatte ieri, ma... Guarda che bello sempre in spazio. Guarda che belle camere. Qua evidentemente probabilmente qua si pestava il mosto dell'uva, veniva torchiato, pestato e usciva da qua, no? Anche là c'è un'altra vasca dove sono vasche da mosto evidentemente, e queste vecchie botti. È evidente che qua si produceva vino. Dalla tramoggia. Anche questa qua, vedi? Qua c'è la ruota. Sì, ruota, guarda all'interno. Ci sono le... Vedi? Ancora funziona. Pestavano l'uva. Bello. Sì. Questa è una caldaia, una stufa credo. Semplicemente per riscaldare gli ambienti, penso.
Qua ci sono tutte le... ci sono, vedi? Questi due binari qua, evidentemente erano dei supporti per le botti. Qua sono rimasti i cerchi delle botti, probabilmente hanno cannibalizzato il legno per bruciarlo, per fare altro. Evidentemente qua questa parete era piena di botti di vino. Sì. Quindi là è il mosto, con quelle vasche, stufa, tramoggia. Era una cantina per il vino. Molto belle quelle vasche per... Sì, siamo... vabbè, quello diciamo... lo diciamo magari fuori. Comunque ricordiamo che siamo in Piemonte, siamo in terra di vini. Questa è la stufa. Guarda l'impianto elettrico vintage. molto vintage, sì. Con ancora gli interruttori, vedi? Gli interruttori una volta, prima dell'utilizzo della bachelite e della plastica, venivano fatti in porcellana. Porcellana è un isolante facilmente lavorabile e niente, veniva utilizzato come isolante anche per gli interruttori. Questa qua è roba vecchia, eh? Guarda qua, questo è un bel carretto, sì, ancora in ottime condizioni mi sembra, tra l'altro c'è ancora tutto, poi c'è Attenzione, metti i piedi. sì, ma è tutto in cemento. Vecchio carro, bello. E questo invece cos'era? Questa qua era una vecchia trebbiatrice, no, serviva probabilmente per dissodare il terreno. Qua dentro ci sono degli insetti di sicuro. Sì, sento un rumore di vespe. Di vespe assassine. Qua è abbandonato, stai più prendendo? Qua è abbandonato da anni. Vedi? Ecco, ci chiedevamo come faranno a torchiare nelle vasche il vino? Il torchio. Questa è la vite, girava e torchiava. Qua si vede anche un vecchio torchio, cioè la parte esterna del torchio per si termina e si schiacciava anche questo. La struttura sembra solida. Guarda il rubinetto di bronzo. Sì. Ok, questa è una presa, questa qua, sai cos'è? Sai cos'è questo qua? O giri, Questa qua è una presa di forza, sono sopra un pozzo. È vero, quello là. Questo è un pozzo, ancora gira, funziona, non è bloccata. Vedi che c'è una pompa, vedi qua, Sì, sì, sì. una manovella, una pompa, e questa pompa qua tirava sull'acqua del pozzo. Dai, mi tolgo da sopra il pozzo e non mi filtro. Comunque quella funziona, sarà bloccata la pompa probabilmente. Tirando su quello lì ci sarà sicuramente il pozzo. Interessante. Hai visto qua cosa c'è? Quello lì è un torchio. Sì, sì, ma è fatto tenuto bene quello. Cioè, Sì. pieno di vegetazione, però... Sì, si trova, perché qua è abbandonato da molto tempo. Non è un abbandono recente, si vede. Vogliamo entrare?
Proviamo. È aperto. Ci sono ancora bottiglie di vino. Questa è vuota. Sono vuote, no, questa non è vuota. Sì, sono vuote. Il veleno. Non so cosa sia quel materiale blu, probabilmente è ossido di rame. Veniva dato il verde rame sul Bottiglie? no, sulle vigne. Viene utilizzato come antiparassitario il verde rame. Anche se è azzurro. No. Non è verde rame? Non credo. Deve essere roba tossica sicuramente. Vediamoci di qua. Questo è un vecchio materasso, guarda con le molle. E queste sono due pese. Due vecchissime pese. Guarda. A contrappeso. Sì. Pesavano l'uva, il vino, le ceste d'uva probabilmente. Wow. Wow. Guarda, queste sono delle vecchie botti, inutile spiegarlo. Se noti le botti quando le chiudevano scrivevano che tipo di vino era, l'anno e tutto, no? Guarda cosa c'è scritto. 1946? Sì. Giusto? Sì. Ok. Qua c'è scritto Barbera e Non riesco a capirlo. non riesco a capire. Comunque 1946. Spam. Anche qua vado 1940. Barbera e C'è questo? comunque sono state queste l'ultima volta che sono state utilizzate. Guarda, addirittura guarda questa qua dietro, nota, c'è 1939, vero? Sì. Ma cosa c'è scritto? Moscato? No. Troppo lungo per essere moscato, no? Non si riesce a leggere. Comunque 1939, 1940, forse 40 questo. 1940 Sì. probabilmente. Qua non si legge. No? Potrebbe essere 1931, non lo so. No, forse Comunque sostanzialmente, guarda, 40. 40, scusate, 1940. Ma sai che questo qua secondo me non è un 46. Questo qua è 1940. Questo qua è 1940. Secondo me questo posto è stato abbandonato con la seconda guerra mondiale. Perché non ha senso, 1940. Questo qua non è un 6, è uno 0. Ok. 1940, 1939, 1940, 1900 e non si legge. 1940 anche lì è scritto chiaramente, si legge bene lì. Quindi probabilmente tutto questo edificio, questa azienda vinicola è stata abbandonata con la seconda guerra mondiale, da allora è qua, tutto fermo. Basta un attimo il faretto, Davide, se no non... Basta, no? Ok. È tutto qua da allora. Sì. Pensate, da 1940. Sono vuoti questi. Bello questo, questa stanza è molto bella. Molto bello. Ah, guarda qua, ce n'è ancora. Vediamo di che anno sono. Non so se c'è scritto, qua non si legge. Sono passati ormai tanti anni. Qua il pavimento, però siamo a piano terra, no? Wow, una cantina.
Io leggo 196, può essere 1961, no? No, 51 forse. No, però no, aspetta. No, guarda, mi correggo. Qua si legge bene, 1954. Ok, quindi... ah, qua sì. Quindi non è vero che dopo lo rifacciamo le cose. Sì, sì. Barbera e Spanna. 3 aprile del 45, 30 aprile del 45, 55. nel 55, sì. 54-55. Ok. Anni 50. Comunque si vede che è abbandonato da tanto. Sì, questa è la stessa struttura che abbiamo visto nella stanza, soltanto le quali botti ci sono. Sì. Quando le botti si sono preservate, non sono state rubate. Perché qua c'è un'altra stanza. Vecchi botti. Questi sono tutti i depositi, tutte le... Dovremmo capire cos'è il vino che potrebbe assomigliare alla dicitura Spanna, o qualcosa, perché se qualcuno lo sa lo può scrivere nei commenti, ovviamente, ci aiuta. Sì, qualcuno esperto di vini. Allora faccio un'altra tramoggia. Guarda lì, c'è la cosa per i mostri, funziona ancora più o meno, si blocca, ma questa funzionava, no? Sì, sì. È stato abbandonato che andava. Faccio un altro, anche questo gira, Ci va anche bene questo. Sì. Questo è peccato perché chiaramente il metallo si corrode. Ci sta, ci sta. Ci sta che si corroda. Sai cosa serve questo qua? Olio speciale di vasellina per uso enologico. No, Sai cosa serve? no. Praticamente la vasellina viene messa quando viene conservato il vino anche nelle botti, viene messo uno strato, perché la vasellina è un olio, un grasso. La vasellina serve a creare un velo d'olio sopra lo strato del vino per isolare il vino dall'ossigeno. Ok. Quindi pian piano che tu svuoti la botte,